Aramon, figlie della luce stellare, che vive in noi. Eccomi qui ancora una volta per descrivere le meraviglie del mio 43esimo viaggio in astronave. Pieni di saggezza i contenuti di questo 43esimo viaggio sull'astronave madre ed in compagnia di Amrir Di Maia, maestro di nuova era volontario per aiutare l'uomo nella tradizione dell'antica saggezza. Le informazioni trasmessemi sull'importanza della percezione delle realtà, in questo intenso volo nello spazio stellare della nostra galassia, l'amore e la luce condivisi di questi Elohim di luce stellare continuano a darci nuova coscienza cosmica atta a comprendere i segreti del disegno umano e del cosmo per imparare a divenire coabitanti della nuova Terra, che sta per nascere. Io sono Amrir, anima nell'anima di un Malkin Davide Russo Diesi. Il racconto del 43esimo viaggio in astronave dall'astronave madre della Federazione Galattica Universale La Colomba della Pace, 18 agosto 2011 ore 4:15. La Colomba della Pace, così denominata, è l'avancomando di tutte le operazioni necessarie per l'ascensione del pianeta Terra. Su questa magnifica ammiraglia vi sono i rappresentanti più importanti delle diverse colonie che partecipano al programma di liberazione per il nostro pianeta. Alloggiano sulla nave spaziale il comando Ashtar, il comando Pleiadiano, con il nostro comandante in carica Ptah, ed altri comandi come quello siriano ed orionese. L'importanza storica di questa grande astronave risale ai tempi biblici. Nel libro del profeta Ezechiele ebbe questa visione più o meno all'inizio del VI secolo AEV, ancora prima che il suo libro entrasse a far parte del canone biblico. La sua visione divenne l'archetipo dell'ascesa mistica ebraica. Fino alla comparsa della Kabbalah, i mistici ebrei utilizzarono come modello il racconto di Ezechiele. Il Maase Merkava, il racconto del carro, come da allora in poi venne chiamato, fu esposto in alcune cerchie e imitato in altre e diede vita ad uno dei rami principali del misticismo ebraico. Eccomi qui a descrivere il mio 43esimo viaggio in astronave, un viaggio interessantissimo alla scoperta delle ghiandole delle realtà. 43esimo viaggio in astronave, le ghiandole delle realtà. Siamo giunti al mio 43esimo viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto ciò che abbiamo realizzato con il loro costante aiuto e sostegno per questo grande piano divino per la Terra, così grande e così importante, che vivo attraverso questo mio corpo in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maia, Amrir Di Maia, di Alpha Centauri Ashtar Sheran, di Orione Arcarus, della Lira Erne e di Sirio Salusa. Ancora una volta mi ritrovo a salire a bordo delle astronave madre del comando, attraverso il fascio di luce, che attrae e smaterializza ogni cosa per poi rimaterializzare ogni parte assorbita dal fascio nella sala trasporti della nave. Sono appena giunto alla sala trasporti e ad accogliermi trovo Sieno ed il medico di bordo. Dopo una breve verifica del mio stato metafisico, molecolare ed astrale iniziamo a percorrere i corridoi dell'astronave del comando. Sieno pare essere accigliato, io non mi preoccupo affatto, ormai ho imparato a riconoscere i loro costumi. I pleiadiani non amano le emozioni, sono sempre costanti nella gioia, nella serenità della loro vita, espressione di una loro evoluzione sociale. Non manca di certo il salutarci reciproco, Aramon e il saluto, che loro preferiscono a tanti altri saluti che sulla nave della FG normalmente si usano. Sono ovviamente molto eccitato per questo viaggio, in quanto ricorre un anniversario importante. Il primo contatto con questi esseri meravigliosi lo ebbi proprio il 18 agosto del 2008, nella radura verde del Monte Musine, in Val di Susa. Mentre camminiamo nei corridoi rullanti della nave, la mia fantasia corre lontana e non nego di aver pensato ad una torta di compleanno con delle candeline. Magari avessi potuto portarne una. Sono certo che la razza centauriana, che ancora ha una struttura DNA simile alla nostra, l'avrebbe di certo apprezzata. Terminato il percorso rullante del corridoio entriamo, attraverso una porta anch'essa a scorrimento, all'interno di una stanza molto ben arredata. L'ambiente è molto accogliente e confortevole, vi sono 5 lettini, un comodo sofà con un design che farebbe invidia a quelli dell'IKEA, un tavolo molto grande,
Pare essere un tavolo da riunione e sulle pareti, opere d'arte di qualche razza extraterrestre si muovono e cambiano forma e colore come se seguissero i movimenti degli individui all'interno della stanza. Mi accomodo come faccio sempre su queste comode poltrone ergonomiche dove pare di perdere il proprio peso e di unirsi interamente alla poltrona. Con Sienue iniziamo un dialogo molto interessante. Da una delle pareti frontali fuoriesce uno schermo quadridimensionale, uno di quegli schermi dove l'immagine ruota a 360 e se ne riesce a vedere tutti i suoi lati. L'immagine proiettata è l'immagine della testa di un uomo della Terra, anzi a dir meglio è uno spaccato del nostro cervello. Parla il medico di bordo, Sienue Ramon Figliolo, il tuo servizio è un nostro pregio. Ci pregiamo della nostra tecnologia attraverso il tuo servizio, che continui ad adempiere nonostante le diverse pressioni di energia contraria, che continuano ad ostacolarti nel tuo cammino. Non curarti di nulla, molte cose le porrà nell'ordine il divino, che è ovunque sempre presente. In questo contatto odierno la nostra razza intende istruirti su alcune importanti nozioni. Poni la tua attenzione conscia a quello che sto per rivelarti. È chiaro e sottinteso che tutto ciò che offrirà la nostra razza in queste immagini siano per te illuminanti, e che tu possa, una volta rientrato nel tuo corpo fisico, nuovamente informare i tuoi simili di questa conoscenza antica. Aramonate fratello del cielo, sono ben concentrato, procediamo pure. Quando ci si trova di fronte a questi esseri meravigliosi si vorrebbe scaricare una serie di domande, che sono sempre presenti nella nostra mente, ma vi assicuro che una volta alla loro presenza tutto svanisce e si è catturati solo da un'onda di armonia pura, di pace interiore e di una sensazione di dolcezza affine ad un gusto raro della forma della vita. Sono diversi da noi e ci è voluto molto tempo per abituarmi a stare seduto vicino ad un essere con forme e fattezze differenti dalle nostre, ma il piacere della loro graduata vibrazione d'amore dissolve ogni pregiudizio. Le immagini del video quadridimensionale scorrono veloci e la mia mente, accelerata dalla vibrazione presente, memorizza ogni importante concetto mostratomi. L'argomento tocca lo stato più evoluto della conoscenza del corpo umano e comprendo perfettamente di essere, non solo di fronte ad un fratello delle stelle ma, soprattutto, in compagnia di una razza capace di creare biologicamente nuove razze. Sienue mi spiega che la vita sulla Terra è giunta grazie a loro e che loro stessi sono i creatori dei nostri corpi. Attraverso la bioingegneria extraterrestre è possibile creare in laboratorio embrioni di nuova vita. Il loro compito è stato quello di ricreare un essere capace di autoevoluzione, con ghiandole attive delle diverse realtà. Mi spiega inoltre che sono creatori non solo di esseri biologicamente vivi, ma anche di spazi ed universi. È possibile, dice Sienue, riprodurre un ambiente proprio nello stesso modo in cui voi ricreate ambienti per le razze in estinzione sul vostro pianeta, ed osservarne la crescita e l'evoluzione. Parla Sienue medico di bordo in astronave caro figlio di Tiamat, il nostro intervento in questi ultimi 60 anni del vostro tempo ordinario è dovuto. Per ordine del nostro Concilio Superiore Pleiadiano, la nostra razza nella sua storia di evoluzione sta cercando di porre rimedio ad un grave errore. Di questo potrà parlartene meglio Amrir e sono certo, che lo farà. Siamo qua per potervi rigenerare e donarvi un nuovo corpo, atto ad accogliere i nuovi strati di densità della luce. Negli anni della vostra evoluzione, i vostri corpi si sono adattati alla luce del vostro attuale sole. Sono cresciuti e sono cambiati, col tempo, nel loro DNA di origine. Alla vostra creazione il DNA di origine permetteva il vostro adattamento all'ambiente della vostra antica terra chiamata Tiamat. Purtroppo, in seguito all'incidente dell'astronave satellite Nibiru, il vostro pianeta cambiò e mutò ad una velocità a noi sconosciuta. Tutto ciò sta per riaccadere. Il ciclo cosmico sta per compiersi e siamo qua per evitare nuovamente che qualcosa vada per il verso sbagliato. Presto nel vostro cielo si vedranno due pallidi soli. La nuova energia in arrivo dalla cintura fotonica creerà come una nebbia d'energia, la quale creerà, a sua volta, per alcuni tempi un cielo particolare.
Attraverso questo cielo vedrete nascere un nuovo sole, oltre al vostro attuale, e da lì inizierà per l'uomo della terra la sua trasmutazione ad essere nuovo. Qualsiasi cosa irradiata 2 volte cambia. Qualsiasi cosa se irradiata da più energia trasmuta e cambia. Siamo destinati a cambiare molecolarmente, sì o no? Siamo destinati ad avere una trasformazione del nostro attuale DNA? Chiedo con la forza pensiero sicuro di ricevere la risposta alla mia domanda. Parla sì o no il medico di bordo in astronave? Assolutamente sì. State già cambiando molte delle vostre ghiandole principali del vostro sistema nervoso. Per esempio le ghiandole amigdale stanno avendo una trasformazione e sempre di più la percezione delle differenti realtà sarà per voi accelerata da un metabolismo ghiandolare differente. Mi pare di comprendere, dimmi se sbaglio se noi, che il noi sta avvenendo una trasmutazione cellulare atta ad accettare dei nuovi mondi, da come posso vedere sullo schermo, dico bene? Parla se noi medico di bordo in astronave, il tuo parlare è corretto. Per poter scendere su una nuova piattaforma della realtà occorre ricevere da parte della luce divina il cambiamento. Questa trasformazione la ebbero anche i primi esseri viventi del vostro pianeta, mi riferisco alla storia riportata nel vostro libro biblico. Anche l'essere Adamo ricevette una trasmutazione per poter cambiare realtà ed ambiente. Per poter scendere in una piattaforma di realtà sottostante l'essere Adamo, o meglio Adam, fu trasformato nel suo DNA divino per poter accogliere le percezioni di quella realtà, che lui stesso ha chiesto di sperimentare. Siete voi, abitanti della Terra, che state chiedendo costantemente l'esperienza di una nuova realtà e la state chiedendo così incessantemente che tutti gli esseri ascesi e luminosi delle realtà adiacenti alla vostra si stanno mettendo all'opera per aiutarvi. Tutto questo è in piena attività ed è soltanto spiegando quali di queste ghiandole si stanno metabolizzando che l'uomo prende coscienza di una realtà nuova, che è sempre stata presente, ma impercettibile per mancanza di attività ghiandolare. Mi pare di comprendere nuovamente che ciò di cui parli è praticamente un risvegliarsi di alcune ghiandole come le amigdale, le quali non attendevano altro che rimettersi in attività per aiutarci a vivere le nuove percezioni. Parla se noi medico di bordo in astronave, il tuo parlare è nuovamente corretto. Ciò che ti ho appena mostrato rappresenta il sistema biologico più complesso e perfetto, che la mia razza abbia mai creato. Il vostro corpo è programmato per le evoluzioni successive. Per esempio la razza canina, i vostri amici cani, non hanno questo programma mentre l'uomo sì. All'uomo è stato dato il dono dell'adattamento all'ambiente e se l'ambiente sta cambiando per necessità ciclica, ecco che il DNA umano si fa spazio all'interno di esso ed inizia a mettere in attività tutte quelle ghiandole che per tanto tempo sono rimaste inattive o parzialmente attive. Le ghiandole amigdale sono 2 ghiandole interconnesse, della forma e della grandezza di una mandorla. Si trovano da ambedue le parti del cervello, alla sua base, pressappoco all'altezza delle tempie. Le ghiandole amigdale sono collegate attraverso le fibre nervose con numerosi centri cerebrali, prima di tutto con la neocorteccia, la corteccia visuale ed il talamo. Tutte e 2 le ghiandole hanno numerosi ricettori e partecipano nella creazione di neurotrasmettitori come la serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina eccetera. La vostra scienza ha dimostrato in una certa misura il collegamento tra le ghiandole amigdale e le vostre emozioni, attestando che le ghiandole producono una risposta emozionale prima che i centri corticali riescano a registrare del tutto l'evento accaduto. Le amigdale sono dei sensori per le vibrazioni ricevute attraverso i sensi, prima di tutto attraverso i vostri occhi, le quali vengono inviate ai sensori dell'intelligenza per essere decifrate. Per la visione mentale è importante escludere i collegamenti tra i sensi e le amigdale, così che le vibrazioni possano essere ricevute direttamente dalle amigdale e tramandate poi, attraverso i sensori di intelligenza, al centro della vista, il quale creerà un'immagine riconoscibile e percettibile.
Con l'interconnessione e la consapevolizzazione del funzionamento delle amigdale, si coordinerà il loro vibrare con la coscienza nuova, inizieremo a consapevolizzare le nuove realtà a noi adiacenti, il che aiuterà l'uomo in ascensione a percepire stati di coscienza della nuova dimensione, che si sta installando nel nostro pianeta in questo preciso tempo ordinario. Punto.